Oggi abbiamo fatto degli antipasti sfiziosissimi, dei cestini di pasta brisè che si fanno in meno di 5 minuti e vi diamo 4 idee per guarnirli. Uno con il pesce, uno con la carne, con il tonno e poi una variante vegetariana. Vediamoli. Per i cestini dei nostri antipasti andremo a fare una pasta brisè e utilizziamo 200 g di farina zero, 100 g di burro freddo, mezzo cucchiaino di sale che corrisponde a 3 grammi, 40 ml di acqua ghiacciata. Di solito la pasta brisè richiede solo 4 ingredienti, quelli che vi abbiamo fatto vedere, però per questa ricetta noi utilizziamo anche un cucchiaio di parmigiano e un uovo piccolo in modo da insaporire i nostri cestini. Vi servirà il mixer, quello con le lame. Non fatevi spaventare dalla pasta brisè perché è l'impasto più facile e veloce che ci sia. Quindi prendere quello confezionato, conservato con alcol e ripieno di olio di palma non vale davvero la pena perché vedrete che è velocissimo. 5 minuti avete un impasto praticamente per i vostri cestini. Quindi abbiamo messo la farina nel mixer, aggiungiamo il sale, il burro, mi raccomando, deve essere freddissimo. E si mette tutto insieme. La pasta brisè non è altro che pasta sbriciolata, così questo significa unita dall'acqua. Quindi creiamo proprio l'impasto sbriciolato. Quindi vedete, dopo pochissimi minuti avete questo impasto sbriciolato, proprio così deve essere. Ecco qui. E qui aggiungiamo appunto prima il parmigiano, che darà sapore alle nostre tartelette o cestini. Stiamo mettendo anche l'uovo. Vi ricordiamo che l'uovo e il parmigiano non sono previsti in genere nell'impasto della pasta brisè, però li stiamo aggiungendo soltanto per dare sapore ai nostri cestini. Stiamo mettendo l'acqua, importantissima, ghiacciata, che deve andare a legare l'impasto. Vedete, si è già praticamente compattata e ci abbiamo messo pochissimi minuti, sempre con i colpetti. Ed eccola qui, vedete, ora gli diamo un po' di forma con le mani, mettiamo un po' di farina sulla spianatoia e adesso schiacceremo la nostra pasta brisè in modo da farla diventare ancora più fredda prima di metterla in frigorifero per una trentina di minuti, coperta da pellicola. Quindi in realtà a farla ci mettete meno di 5 minuti, perché non deve essere lavorata troppo. Perché appunto questo impasto non deve assolutamente diventare caldo. Questo significa che non dovete lavorarlo tanto con le mani, pochi minuti, meno di 5 per farlo. Poi lo mettiamo in frigorifero giusto per farlo diventare ancora più freddo. Però la realtà è che di lavoro sono meno di 5 minuti. E con questa pasta ci potete fare di tutto, la famosa quiche Lorraine, le tartelette salate appunto che vi stiamo facendo vedere, tantissime cose, torte salate, di tutto, in pochissimo tempo. La torta salata di carciofi, vi abbiamo fatto vedere la variante con la ricotta. Quindi pellicola in frigorifero. Passati 30 minuti quindi possiamo procedere a dar forma ai nostri cestini. Altri due accorgimenti vi volevamo dare, quello dell'acqua. Ricordatevi che le farine sono sempre diverse una dall'altra e quindi assorbono una quantità differente di acqua. Regolatevi mettendo piano piano l'acqua nell'impasto, quindi la dose dell'acqua è sempre indicativa, questo vale sempre. Quindi importantissimo. E altro accorgimento, più o meno ve l'abbiamo già dato, ricordatevi che la pasta brisè poi ha un sapore neutro che potrebbe risultare sciapo. Questo è il motivo per cui per questa ricetta noi stiamo aggiungendo il parmigiano e l'uovo. Ok? Poi per altre ricette non ce n'è bisogno, potete fare la pasta brisè classica.
Però per questa ricetta pensiamo che vadano un po' più insaporite queste tartelette. Poi la pasta brisée è un impasto base, va bene per ricette dolci e ricette salate, dipende dal condimento che ci andate a mettere. Quindi l'abbiamo stesa sulla carta da forno. Diamo uno spessore di 3-4 mm. A questo punto vi serve un coppa pasta, questi pirottini che sono i semplici pirottini per dolci e una forchetta. Questi antipasti sono ottimi quando per esempio vi dicono portate gli antipasti per un evento, una festa, per Natale, per Pasqua, per qualunque tipo di festa in realtà vanno bene. E vi facciamo vedere poi noi che cosa ci andiamo a mettere dentro. Sono ingredienti che in genere piacciono a tutti, non facciamo delle tartine troppo elaborate, troppo particolari che poi potrebbero non piacere, ma ci mettiamo gli ingredienti che in genere mettiamo negli antipasti. Il nostro coppa pasta ha un diametro di 5 cm. Preriscaldiamo il forno a 200 gradi statico. Con i rebbi di una forchetta facciamo dei buchini in modo che non si vadano poi a gonfiare. Appoggiamo, vedete, i vari cestini sui pirottini e così gli diamo forma, è molto semplice. Possiamo infornare a 200 gradi statico. Dopo 10 minuti possiamo sfornare le nostre tartelette. Eccole qui. Le togliete, vedete, dal pirottino e se le avete belle con una forma molto carina. Ora le lasceremo raffreddare con la nostra dose, quindi vi vengono 34 cestini. Potete anche prepararli la sera prima. Tra l'altro questo è anche un impasto che potete congelare, quindi davvero molto flessibile come ricetta. A questo punto andiamo a guarnire i nostri cestini. Adesso vi daremo 3 idee, ma comunque potete veramente utilizzare la vostra fantasia e i vostri gusti per mousse, creme di tutti i tipi. Sul nostro sito www.cucinageek.it comunque vi diamo tantissime idee, andate a vedere, sicuramente ci sono delle mousse, delle creme che incontrano i vostri gusti. La prima alternativa è il cestino con la bresaola e la rucola, quindi utilizziamo 2 fettine di bresaola per circa 6 cestini e le foglioline di rucola. Per creare la mousse utilizzeremo 250 g di ricotta fresca, 80 g di formaggio fresco, potete utilizzare per esempio Philadelphia, e un pizzico di sale. Mettiamo la Philadelphia quindi in una ciotola, aggiungiamo la ricotta e amalgamiamo. La ricotta ha un sapore molto neutro, la Philadelphia andrà a dare un po' di sapore essendo delle tartine salate. E questa è la base quindi dei cestini. Utilizzeremo questa base per 3 tipologie, quindi potete poi utilizzare questa base per tutte le vostre tartine, per i vostri cestini e poi sopra andate a guarnirle in maniera diversa. Si fa a mano, non vi serve neanche il frullatore, non si cuoce nulla, è tutto molto veloce. Essendo ingredienti semplici e pochi, cercate di comprare sempre ingredienti di altissima qualità perché faranno l'80% della buona riuscita poi della ricetta. In questo caso vi consigliamo per esempio di utilizzare una ricotta estremamente cremosa, di quelle più pastose e di altissima qualità. Un po' di sale e assaggiate. Mettiamo il composto, quindi la nostra crema di ricotta e formaggio, all'interno della sac à poche. In questo modo andremo a creare una mousse più elegante perché avrà appunto quella forma a stella. Mettiamo dunque la crema al formaggio, vedete, con la sac à poche.
e facciamo una rosellina con la bresaola, quindi la tagliamo, la sagomiamo e la arrotoliamo. Eccola qui. Guardate che bell'aspetto che hanno, semplici, raffinate, belle da presentare. La seconda alternativa sono i cestini con il salmone affumicato, ci serviranno quindi 2 fettine di salmone, la mousse sempre di ricotta e formaggio fresco, per esempio Philadelphia, sopra ci mettiamo la barba di finocchio e ci potete mettere le olive oppure le uova di lompo, come preferite. Tagliamo il salmone e facciamo una rosellina, quindi arrotolandolo anche con il salmone, esattamente come abbiamo fatto con la bresaola. Ecco qui. Ci mettiamo, vedete, la barba di finocchio, carinissima anche questa. Questi cestini non vanno preparati troppo tempo prima di mangiarli, quindi diciamo 2 ore prima li tenete in frigorifero prima di servirli, anche perché la parte croccante deve rimanere croccante, altrimenti poi con tutte le salsine, gli ingredienti, perde la consistenza il cestino. Magari la salsa che vi abbiamo fatto vedere potete anche prepararla prima, stessa cosa i cestini magari la sera prima, quindi vi portate un po' avanti. Uova di lompo. Ovviamente tutti questi ingredienti poi potete sistemarli come volete, mixarli, sono solo delle idee che vi stiamo dando. Ci mettete un po' di salmone, certo le roselline sono un effetto. La terza alternativa la facciamo con il tonno, con i filetti di tonno, quindi 150 g di filetti di tonno, 80 g di maionese senza uova, per questa vi rimandiamo alla ricetta che vi abbiamo già fatto vedere, noi la facciamo in casa sempre. Un cucchiaino di capperi, le olive per guarnire oppure potete utilizzare anche i capperi in questo caso. Per fare l'unica salsa diversa di oggi, quella con il tonno, quindi mettiamo i filetti di tonno, qui utilizziamo il mini pimer, li abbiamo sgocciolati, i capperi, la maionese, frulliamo tutto. Anche la salsa al tonno l'abbiamo messa nella sacca poche. Quindi avete visto, sono molto semplici, vanno benissimo come antipasti dell'ultimo minuto. Ci mettiamo l'oliva, col tonno lega molto bene. Come alternativa all'oliva potreste mettere i capperi o al massimo le acciughe. E alcuni, per i vegetariani, ce li lasciamo sempre, mettiamo solo la granella di pistacchio sulla crema al formaggio. Oppure in alternativa anche le noci, vanno benissimo. Ed ecco qui. La nostra ricetta è praticamente terminata, vi abbiamo dato alcune idee per fare degli antipasti sfiziosi per le feste. Scriveteci nei commenti voi come li fate gli antipasti per le feste, se fate delle tartine, dei cestini, delle tartlette, fateci sapere come li preferite e come li guarnite. Se rifate i nostri cestini di pasta brisée, fatecelo sapere mandandoci la foto. Siamo sempre molto contenti di ricevere le foto delle nostre ricette rifatte da voi, ce le potete mandare su Facebook, taggandoci su Instagram e ovviamente iscrivetevi al canale YouTube. Dovete cliccare sulla campanella in basso a destra su YouTube in modo da ricevere le notifiche tutte le volte che facciamo una ricetta come questa.
Alla prossima ricetta, ciao!